Ciao a tutti amici! Oggi rido perché sono qui di fronte a questa magnificenza. Quando è uscito tutti quanti, insomma, abbiamo avuto la sensazione che arrivasse un'astronave dallo spazio. In effetti sembra un po', come dire, una console di un'astronave di uno sci-fi d'altri tempi, ma in realtà, allora io adesso vi ho fatto, sono andato un po' adesso all'osso, stavo cercando di arrivare un attimino a capire la struttura, che in realtà me l'avevano descritta molto complicata. Sì, può essere complicatissima, ma può essere anche in realtà abbastanza semplice. Ora alzo un po' qui perché abbiamo forma d'onda, mixer, scelta del filtro e dello state variable filter. Possiamo sceglierli per ognuno delle fonti, che poi sono tre oscillatori, la ring modulator e il noise. Io ragazzi chiaramente ho avuto la fortuna di averlo qui e di poterlo provare. Cercherò di dirvi quello che mi sembra di vedere, senza però chiaramente avere sotto mano, diciamo in modo importante, la struttura. Voi direte che novità, del resto non sai mai niente. Non è che proprio niente niente no, però nemmeno che proprio... Allora, facciamo così. È la prima volta che lo vedo, quindi primo first encounter, come non è incontri del terzo tipo, incontri del primo, insomma. E quindi, vabbè, ho visto che c'è un arpeggiatore, adesso l'ho messo in gioco. Sono in mono, posso andare in poli. Così sono in mono. Ora, così è unisono, nel senso che mono e unisono. C'è un detuning. Già così sono già bello abbastanza tranquillo. Ma al di là di questo, ora apriamo un po' il filtro. Cambiamo l'inviluppo del filtro, andiamo a 0. Apro un'altra fonte, che è questo. Mettiamo forme d'onda, sono qui sotto si scelgono triangolare e saw, ma poi c'è questo morphing praticamente. La frequenza di battimento credo sia ottava. Abbiamo 4 LFO. Vado in mono. Chiaramente ha l'aftertouch, insomma è completo, menu completo diciamo. Sul menu completo mi sono spogliato perché fa caldo, nonostante sia novembre, fa molto caldo. Quindi, allora, torniamo a noi. Mi avevano detto, chiaramente come stavo dicendo, che si tratta di un sintetizzatore molto molto complicato. Qui sull'arpeggiatore scegliamo le ottave, nel senso che 4 LFO. L'opportunità, qui stavo vedendo un po' di routing delle cose, dell'architettura delle cose, si possono fare veramente tante cose, ring modulator, waveform modulation con i 2 LFO,
Secondo me si possono fare dei routing molto interessanti. C'è anche l'FM, la frequency modulation, si può scegliere da dove andare, chi modula chi tra gli oscillatori. Comunque, insomma, muovendosi all'interno dell'architettura ci si trova abbastanza a proprio agio, anche partendo da un suono già fatto. Si possono escludere possono escludere le fonti per capire com'è strutturato. Questo è il primo oscillatore, questo è il secondo. Stonato più o meno, mono, poli, unisono. Se tolgo gli effetti, sto provando a dare un po' all'osso di tutti i suoni. Sì, questo è il 6 voci, non è il 12 voci. Allora, la sensazione è che con un 12 voci si arrivi proprio a quella che è come dire, l'apoteosi, no? Cioè, nel senso, quello che fanno i Virtual Analog adesso è però vero, è quella roba lì. Cioè, nel senso che praticamente il problema adesso qual è? È che di fronte a uno strumento del genere, nonostante si percepisca come dire, il suono, proprio la potenza e la miriade di possibilità che ci sono a disposizione, il confronto con quello che ormai siamo abituati a sentire e la modalità anche lo mette in campo un po', no? Il fatto comunque di vedere l'opportunità di splittare, di usare questo sintetizzatore come fondamentalmente si usano ormai i virtual analog da tanto tempo. Fanno queste cose qua, solo che questo ha la stessa potenza di fuoco, ma è analogico e quindi ha una componente di suono mostruosa, meravigliosamente rotonda e avvolgente e tutto il resto. Chiaramente lo fanno anche dei synth virtuali, ci sono dei synth virtuali che fanno questo e che costano un ventesimo. Quindi, insomma, adesso siamo veramente a una, come dire, una distanza mostruosa dal punto di vista economico. Quindi questo suono e queste opportunità, quindi 4 LFO, infatti poi ci sono anche delle patch dove queste cose si fanno vive.
tra tutte queste opportunità dell'architettura, lo step sequencer, l'arpeggiatore, gli effetti a bordo di un sintetizzatore. Qui abbiamo anche, con questo suono non sta funzionando, ma abbiamo anche un pad sul quale si può agire. Sentite. La maestosità, e qui il discorso è che non so neanche se si può dire maestosità. Scusate se ogni tanto taglio, ma vado a controllare che sia tutto a posto sulla camera, il telefono. Ma il problema qui, questo suono qua, che è indubbiamente come dire, generoso, no? Ma è normale che lo sia. La bellezza di questo strumento sta proprio in questa crema, non so come chiamarla. Poi è bello, è bellissimo, fondamentalmente è bellissimo anche andare poi a capire che una cosa del genere fondamentalmente è fatta con un oscillatore. Quindi voglio dire, qui siamo proprio è proprio la potenza qua è mostruosa, perché qui abbiamo la Pulse, l'ampiezza della Pulse, ma avete sentito? È una cosa mostruosa da questo punto di vista. Cioè, si può veramente arrivare in luoghi. Allora, qui se io decido, qui posso decidere a cosa assegnare la destinazione, è questa, scelgo di quanto, esatto. Esatto.
pensato di destinarlo alla Pulse Weed e ci metto un attimo, faccio tutto in modo velocissimo. Questo altro invece abbasso il rate perché sennò non si capisce niente. Scelgo la destinazione nel filtro. È un attimo, si tocca e si decide cosa fare cosa, sembra quasi, non so come dire, come se fosse una Nord Stage, però Moog analogica, polifonica, cioè quindi non manca niente. Ora, il problema è, eh, per quanto voi possiate, cioè il problema è, questa cosa qua vi serve? Perché qui la questione economica è davvero importante, cioè è un investimento. È un investimento da fare nel momento in cui si decide di avere a disposizione il suono Moog in in tutto il suo splendore, con tutte le opportunità immaginabili per un sintetizzatore chiaramente analogico, con gli effetti e tutta una serie di questioni che sono, diciamo, ci siamo capiti, qui c'è poco da dire, è tutto perfetto e si fa tutto in un attimo, si parte da anche solo un oscillatore. Metto in mono. Unisono. C'è questo morphing fra le forme d'onda che è bellissimo, si arriva veramente. Chi mi ha detto che nasce per il sound design, io non sono totalmente d'accordo, anzi, devo essere sincero, come sempre io con i sintetizzatori ho un rapporto molto classico, nel senso che cioè, mi piacciono le cose, quelle più tamarre, per così dire, o comunque semplici, insomma, del passato, vintage, chiamatele come volete, chiamiamole come vogliamo, e si possono fare, però è polifonico e si può fare tutto. Cioè, puoi fare quello che faresti con un polifonico Oberheim piuttosto che oppure con qualsiasi altra cosa. Poi però è Moog, quindi ha il suono Moog e io devo dire la verità. Poi ci sono tutti i collegamenti classici, quelli anche da per chi se ne intende e li usa collegati a macchine sempre Moog piuttosto che ad altri strumenti, CV Gate e tutto il resto. Io quelle cose lì non mi addentro mai perché non dico sicuramente delle castronerie. Ma
In linea generale, l'architettura sembra semplice, ma può diventare complicatissima se lo si vuol far diventare, se la si vuol far diventare complicatissima. Per il resto è tutto a pannello, anche qui, anche quella cosa lì è nuova, no? Cioè, nel senso che possiamo lavorare anche graficamente sulle cose in modo moderno, diciamo. È un bellissimo strumento, però insomma costa tantissimi soldi. Quindi io vi dico sinceramente che non so, non saprei. Poi di fronte a un suono così mi prende il cuore, nel senso che ha una morbidezza, una pasta, non so come spiegarmi, una crema mostruosa. Ci si possono passare le ore con uno strumento così. E perdersi dentro a inventare suoni, a costruire suoni, cioè avere un mini Moog polifonico con gli effetti, 4 LFO, insomma dai, step sequencer, arpeggiatore, cioè c'è tutto, è quella cosa lì, quella che poi fondamentalmente un po' tutti hanno sognato, adesso che c'è, chiaramente ognuno dice la sua, ma quello che qui fa la differenza è prendere e comprarlo, perché insomma comprarlo. Poi vabbè, tastiera bellissima, niente da dire, funziona benissimo, aftertouch, tutto quanto, tutti i controlli a mano qua così. Niente, ragazzi, io ringrazio Daniele Manfredi, SeedCloud che mi hanno permesso di provarlo. È un'esperienza, io vi dico, il 12 voci non voglio neanche sapere, deve essere ancora più incredibile perché chiaramente ogni tanto con alcune patch, siccome ci sono anche gli split, i layer, si possono fare tante cose, a un certo punto devi un attimo fermarti, no? Però con 12 voci con questo coso qua, non lo so, vai sulla Luna, su Marte non si discute, è solo una questione di scelta, come dire, personale, no? Poi ripeto, per chi avesse paura di uno strumento costruito per il sound design e quindi con un'impronta tutta dedicata a quella cosa là, assolutamente no. Qui potete fare veramente dalle prime cose che avete sentito fare ai sintetizzatori nel passato a tutto quello che è stato fatto negli anni d'oro dei sintetizzatori nella musica pop, tutto quello che volete, e fino appunto anche alle cose moderne di sound design e compagnia. Quindi ripeto, ringrazio SynthCloud per avermi ospitato come sempre, adesso stasera giapponese se non sbaglio, e, e poi niente, ringrazio voi che siete sempre carini, gentili, e commentate, passo dei lunghi periodi senza rispondere, ma poi a un certo punto poi comincio a rispondere a tutti quelli che posso, perché cerco sempre di mantenere insomma viva la discussione, in particolare su strumenti che magari sono anche abbordabili, questo lo è un po' meno, ma chi se lo compra sicuramente si fa un bel viaggio interstellare. Vi saluto, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale. Iscrivetevi perché ho visto che la maggior parte della gente che guarda il mio canale non è iscritta, quindi dovete iscrivervi. Andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie, poi lì c'è anche la mia musica, i miei dischi, i miei libri, tutto quello che ho fatto, diciamo personalmente da altri punti di vista e quindi mi farebbe piacere. Vi ringrazio, vi saluto, un abbraccio, a sabato prossimo. Ciao ciao.